Ciao a tutti amici, ben ritrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Dopo tanto tempo, credo si parli di mesi, sono tornato a fare una pescata di ricerca in scogliera. Quindi pescherò a spinning muovendomi costantemente in cerca di prede, predatori, qualunque specie voglia attaccare il mio artificiale. Mi aspetta una giornata molto varia tra sole, qualche nuvola, diversi cambiamenti di vento e di mare. Quindi vediamo come reagiranno i pesci a tutto questo. Siamo nella prima quindicina di luglio, fa caldissimo, quindi parte della sfida non solo sarà catturare i pesci ma anche resistere a questo caldo massacrante. Sono in pesca con un prototipo di outset da 14 grammi, Caldia 4000 imbobinato con J-Braid Expedition PE 1.5, 0,30 di finale e questa sarà la mia unica attrezzatura della giornata. Vi ricordo comunque che in ogni mio video trovate tutta l'attrezzatura utilizzata ed ogni artificiale con cui ho catturato in descrizione con tanto di link. Non perdo altro tempo e mi metto subito a camminare e lanciare. È sempre un piacere iniziare quando fuori ci sono 35 gradi. Oggi sarà tosta. Diamo il via a questa giornatina. Che inizio? Quando sono queste giornate mezzo e mezzo con un marettino non troppo formato, piace iniziare a getto. Visto che sono arrivati da poco i nuovi Audace nella mia colorazione, inizierò proprio con lui. Olè! Vai! Pronti al decollo! Acqua limpidosa, onda al minimo accettabile, che dovrebbe aumentare però, quindi almeno questo fa ben sperare. Primo lancio. Primo lancio sono più i pesci che ho fatto scappare che quelli che ho tirato. Ottimo inizio, direi. Ready one day. Pow, 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 pow. Niente, mi aspettavo la botta da un momento all'altro, invece mi tocca continuare deluso. Visto il mare ancora basso e soprattutto molto limpido, vado con qualcosa di più piccolino, come il fidatissimo Finder 110. Yeah. Eccola, vista e presa subito. Scelta azzeccata di cambiare con un'esca più piccolina. Ora occhiata piccolissima, quindi torno in acqua. Ehi! È uscito dallo spacco come fosse il boss della roccia. Torna a casa. Vediamo chi si nasconde qua. Ehi, attenzione, chi è? Spigolotta! E questa? Mamma mia! Spigolottina! Allora, abbiamo... No, si è slamata, e ora chi la richiappa? Guarda quanto è energetica. Anche questa è proprio una baby spigola. Vai. Pensavo sarebbe stato più problematico. Infatti ho gridato vittoria troppo presto. Eccola qua. Questa è così cucciola che ha ancora la livrea giovanile. Infatti la rilasciamo subito. Vai. Direi che almeno i pesci sono attivi. 3 pesci, 3 specie diverse, tutte prese in 30 metri di scogliera, quindi inizio positivo. Adesso andiamo a cercare qualcosa di più sostanzioso, ciccioso, favoloso. Oggi si prova ogni roccetta. Yeah, vai.
minchia che sarago, mamma mia. Eccolo sempre lì. No, ce n'è uno grosso e uno più piccolino. Sicuramente dietro c'è un altro brano. Peccato. Svogliati, molto svogliati. Mamma mia, il primo che mi è venuto dietro era un pesce sui 6-7 etti, l'altro sui 3-4, ma non erano convinti. Se c'è stato il primo contatto con i saraghi, dai tranquillino. In genere i pesci che hanno già seguito non ritornano, quindi probabilmente questi saraghi che ho visto sono persi. Però tentativo si fa sempre, ma più che altro voglio dedicare qualche lancio al cranche, visto che ci sono questi bei saragoni a giro. Gliel'ho tolto di bocca! Era grosso, però era un bel sarago comunque. Sì, è proprio stato un errore mio. Si era staccato dal fondo per venire a prendere l'esca in superficie, quindi è probabile che avrebbe morso. Però me ne sono accorto tardi, ormai avevo già l'input di togliere l'esca dall'acqua e l'ho alzata troppo presto. Lo abbiamo perduto. Oh, bello! Che attacco! Questo sarago mi è piaciuto tantissimo perché ho fatto un lancio appena appoggiato in una buca e a fine recupero con l'artificiale in superficie, quando pensavo ormai fosse l'ennesimo lancio a vuoto, è venuto su in verticale come fanno le occhiate, come fanno veri e propri predatori, e ha preso il cranchettino a fine corsa. Bellissimo! Ci siamo, dai, prima cattura decente della giornata. Che belle queste schiumatine. Andiamo. Arrivo. Tanto mi gaso senza motivo e inizio a correre, manco avessi visto una mangianza. Eccolo. Bel sarago questo, bello, bello. Mamma mia che tirata. Spero sia lamato bene, no! Questo era un saragone, di quelli seri. Pesce da 7-8 etti. Bello, ho visto un codone allucinante. Ne stava per valer la pena di essere entrato in acqua e invece no. Ho ricevuto un morso da un sarago carino, dai. Ma anche lui non ha preso l'ancorette. Qui c'è un branchetto. Sono molto indecisi però, per niente convinti. Questi sono pesci che uno fregherebbe con le gommine scentate, questa roba qua che a me non piace. In ogni mareggiata che si rispetti arrivi sempre in un punto bellissimo dove non puoi pescare perché è pieno di alghe. Eccoci qua, questo è uno di quelli. Mare marrone. L'unica soluzione in questi casi è rimettersi in cammino e ricominciare a lanciare in una zona pulita. Eccolo. Sacchettone sciarranone. Mamma mia, questo è grosso. Questo è un vero bulldozer.
O sulla botta mi ingannano sempre, mi fanno pensare a qualcosa di più interessante, invece no, sono loro, i comberoni. Eccolo, sono sempre loro. Sono sciarrani oggi, com'è sta storia? Via, anche te, a casa. Attenzione, attenzione, c'è un cambiamento negativo in atto, si è alzato un vento molto forte, molto teso, fastidiosissimo da sud che ha spianato il mare. Le onde non sono più gonfie e alte come erano inizialmente, ma sono diventate molto schiacciate in sequenza ravvicinata, quindi il mare schiuma ancora, ma c'è una situazione diversa. Primo segnale negativo, le occhiate sono sparite completamente, veramente non appena si è alzato il vento le occhiate sono sparite, che è sbagliato dire che le occhiate sono sparite perché le occhiate ci sono sempre, ormai le conosco, so che ci sono, soltanto smettono di essere aggressive verso gli artificiali, più corretto dire così. A onor del vero il grosso sargo l'avevo agganciato quando il vento si era alzato già da una mezz'oretta, ma un pesce non fa statistica e infatti noto che in linea generale adesso sto avvertendo un calo degli inseguimenti e un calo degli attacchi sugli artificiali. Credo che la tendenza sarà così almeno per le prossime 2 ore, ma confido che nella giornata di oggi saranno più cambiamenti e di conseguenza spero anche in un ritorno dell'attività di prede e predatori. Vi dico solo che l'ho fiutato da oltre 50 metri, fa una puzza di marcio allucinante, credo sia in decomposizione da un bel po', una qualche specie di delfino, corello. No, mi devo allontanare perché è una puzza veramente velenosa. Povero animale, che finaccia. Eccolo. Che capocciate. Questo mi sa di identici però. Infatti è lui. Regolare. Mani bagnate, massima cura. Mi sembrava strano che non si fosse ancora fatto vedere nelle ore centrali, piena estate, già ne sono un classico. Come fanno ad allamarsi così in maniera assurda? Vai. 3, 2, 1, a casa. Ah, ho sfracellato il finderino sulle rocce. Proverò a pescarci anche così. Oggi ne ho portato uno solo di 110, non so perché ogni tanto prendo queste decisioni malsane, quindi continuerò a pescare con questo nel caso dovesse funzionare. La cosa assurda è che lo sento ancora. Attenzione, funziona uguale. Yo! Ehi! Prima vittima del finder con la schiena spezzata. Uno sciarrano. Oggi purtroppo ci sono più che altro loro. Bravo ragazzo, guardate qua, pure una crepa nell'ancoretta centrale, ma continua ad andare. Non sento più il rumore dei pesi interni, credo sia piano d'acqua dentro, ma funziona. Oh, bello! Altro dentice, cos'è? O saragone? Saragone, attenzione! Bello, 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 bello! Mamma mia che pesce! Ha una macchia strana, cos'è? Ah no, è una ferita! Bello, che pesce, cavolo! Mi sono rifatto, l'avevo scambiato per un dentice addirittura! Con il finder spezzato! Bellissimo pesce. Eccolo qua, guardate qua che saragone, qui siamo sui 6 etti, non è esagerato ma è comunque un pesce adulto bello bello grosso. Questo sarago è molto particolare, tozzo, largo, livrea da combattimento. La cosa bella è che l'ho preso con 35 gradi
in questa giornata caldissima. Guardate qua, questa è chiaramente una ferita, gli mancano pure le squame, quindi è sicuramente una fucilata di un sub finita male, probabilmente l'ha preso di striscio, l'ha squamato ma non l'ha trapassato, vedete? Di qua non c'è nulla, mentre qua è ferito. Quindi una fucilata finita male. Ho ancora 3 o 4 ore di pesca, quindi preferisco eliminare subito tutto ciò che va per primo in putrefazione, come gli organi. Voglio provare qualche lancio in punta, un pochino a jerk e un pochino a popper. Finder Jerk 125 e questo popper dell'Aceana di cui non ricordo il nome. Partiamo con qualche botta di jerk, poi si passa al popper e poi si torna indietro. Che pesce era? Ho visto un pesce strano, serra. Credo di aver avuto un serra sull'esca. Qui sotto i miei piedi mi è apparso, mentre stavo tirando fuori l'esca, ha toccato un pelino l'artificiale, ma proprio non era un vero e proprio morso, era più un rifiuto. Era un pesce piccolo, sul mezzo chilo, ma okay, se rimaneva all'amato ero più contento. Il bello delle mareggiate estive è che puoi trovare veramente qualunque specie, dal serra al sarago, all'occhiata, la spigola, la leccia, ci può essere di tutto. Oh, attenzione, attenzione, ehi, attenzione, ho sentito una botta strana. Era un po' troppo pesante per essere uno sciarrano. È comunque piccolo. Che cosa c'è? C'è qualcosa qua dentro, aspetta, buttalo via, vomita. Ah, si è mangiato un granchio nero di scogliera. Vedete, quando entrano in caccia non ce n'è per nessuno. Ovviamente come cernia è piccola, ma rispetto a uno sciarrano si sentiva evidente la differenza. E anche la cernia si aggiunge alle specie di oggi. Via, torno in acqua immediatamente, non perdo tempo perché fa caldo. Vai bella, ciao! Sto iniziando a pensare che questa colorazione piaccia alle cernie, perché non è la prima che prendo, ce l'ho prese anche grosse, e prendere cernie a jerk non è proprio banalissima come cosa, Può capitare con eschine piccole, con cranchettini, ma con un jerk dai 120 in su, questo è un 125, non è comune, quindi inizio a dare credito a questa colorazione. Oh. Cerniotta piccolina, presa proprio per un amo. Slamo subito, piccola. Ma si tirano delle botte a jerk questi pesci incredibili. Altro serranide, Mr. Comber. Sono finito nell'angolino dei serranidi. Ogni volta che faccio un video su questo tipo di pesca torna la questione degli incagli e arrivano vari commenti su quanti artificiali ha incagliato, ma quando vado io perdo 5 o 6 artificiali a pescata, non è sostenibile, perché non fai vedere gli artificiali che perdi. Vedete qua? In questo spot sto pescando in una zona dove la profondità negli ultimi metri varia dai 50 cm ai 10 cm e la sto affrontando con un Finder Jerk 125 che nella maggior parte dei casi tocca la paletta sul fondo. Oggi ho pescato circa 5 ore e mezzo
sono alla fine della pescata e non ho mai incagliato. Tra le rocce, toccando spesso il fondo, è principalmente una questione di controllo, consapevolezza di dove si trova l'esca e attenzione. Fintanto che si mantiene alta l'attenzione nell'azione di pesca e si ha la consapevolezza di come lavora l'esca, quanto varia la profondità di nuoto se tengo la canna bassa, se tengo la canna alta, già così si riesce a pescare praticamente in qualunque ambiente, tra canaloni, buche, secche, piane, anche con palettati come questo, senza il minimo problema. Ovviamente ogni tanto qualche incaglio ci sta ed è inevitabile, e vi rispondo anche a una domanda che sicuramente qualcuno ha pensato: ma se ho appena detto che spesso tocco l'artificiale sulle rocce, perché non incaglio mai? Per rispondervi a questo vi dico innanzitutto che con i jerk la prima parte che tocca in ogni situazione è la paletta, e l'incaglio nel 99% dei casi dipende dalle ancorette, non dalla paletta, a meno che non siamo proprio sfigati che l'artificiale va sotto a qualche ciottolo oppure va a incastrarsi in qualche spacco, si può incagliare. Quindi perché alcuni incagliano ed io no, nonostante abbia l'artificiale che tocca le rocce durante una pescata 800.000 volte? Questo dipende tutto dalla reazione del pescatore, perché non è sempre semplice distinguere una roccia, perché a volte magari ci sono due scalini e fa il doppio tocco che sembra quasi una tirata di un pesce. So che l'istinto naturale di ogni pescatore è di ferrare ogni volta che si sente una botta un po' strana, un po' diversa dal solito, ma è proprio quello che fa la differenza, perché ferrare sulle rocce equivale a piantare e incastrare le ancorette tra le alghe in qualche irregolarità della roccia, e una volta ferrata la roccia è finita, l'artificiale rimane lì e difficilmente si staccherà. Quindi io perché non incaglio? Perché non ferro, è semplice. Questo è un istinto che mi sono tolto negli anni dopo decine e decine di artificiali persi. Se ogni volta che sento una botta strana quando so di essere in acqua bassa non ferro e aspetto una reazione da parte del presunto pesce, risolvo il 99% delle situazioni e non incaglio. Tanto se è un pesce basta mezzo secondo e si capisce subito, a quel punto possiamo ferrare con tutta la forza del mondo. Nel caso la tocca, dipende dalla roccia, rimanendo fermo non sento più niente e di conseguenza posso aspettare quel secondo in cui l'artificiale si rimette in assetto, tanto una volta che è in balia delle onde non sta mai fermo ma tende sempre un po' a ondeggiare e quindi a staccarsi anche dalle rocce, e a quel punto ricomincio il normale recupero. Con queste piccole attenzioni, che sembrano piccole e in realtà lo sono, ma da mettere in pratica poi richiede più concentrazione di quello che può sembrare, almeno pescando con i jerk o con artificiali palettati come possono essere anche i crank, si rende innocuo il 99% dei contatti con le rocce. Amici, direi che il video di oggi si può concludere qua. Sono abbastanza cotto, tra l'altro oggi è stata una di quelle giornate con un caldo subdolo perché c'era un sole che spaccava le pietre, faceva caldissimo ma non si percepiva dato che c'era tanto vento e sembrava di stare bene, ma in realtà mi stavo lentamente cuocendo sotto il sole. Si può dire che questa giornata è stata divertente, anche se ci sono stati momenti fermi, i pesci c'erano ma non erano molto reattivi, quindi ci sono stati degli alti e bassi, ma tutto sommato ci sono state anche tante specie diverse, diversi avvistamenti, qualche pesce carino, un bellissimo sarago. Mi ci voleva anche una giornata come questa di spinning duro e puro di ricerca in scogliera, perché era un po' che non lo facevo. Non bisogna mai perdere l'allenamento. Il video finisce qua, io vi saluto e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché è importantissimo per me per far girare tutti questi video che sto creando. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!